Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Sì, buonasera a tutti. Alzo leggermente, tu non mi puoi vedere, alzo leggermente l'inquadratura. Vedete, dietro c'è una mia cavalla che si chiamava Glamorous Emma che saltava un ostacolo. Quindi metaforicamente bisogna saltare, ecco che ho risistemato la telecamera, bisogna saltare questo ostacolo Inter ed ecco perché mi sono messo davanti al quadro. Per- Buongiorno, Però buonasera. Carlo, alla fine un ostacolo l'abbiamo superato, no? Tutte le partite di nazionali sono finite, sono terminate. Sì, Già. io non mi piace mai essere volgare, no? Mm. L'ho messo ieri sul video, poi non ce la faccio. Però era carina. Io adesso parlo di cinema con te, faccio il segno della croce, speriamo che tu, perché non sopporto non avere interlocutori. Hai visto almeno Vacanze di Natale? Sì, 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 Meno assolutamente. male, va, un film l'hai visto. Ti ricordi cosa diceva Riccardo Garrone alla fine della vacanza, no? In E questo. anche questo Natale, Ah, ok, ok, sì. Ce lo ecco allora, siamo ecco allora noi diciamo con i puntini di sospensione e anche questa sosta non della nazionale. nazionale italiana, perché non vogliamo avere rispetto, anche le soste delle nazionali, la sosta delle nazionali e andiamo avanti, come disse Riccardo Garrone. Eh sì, ho intuito e sono d'accordo, Carlo, perché è stata un po' una sosta lunga, ma soprattutto che ci ha fatto un po' impensierire, no? Quei primi Lunga giorni come con le la altre, eh. A te Sì, sembrava un po' però. più lunga perché forse c'era a noi, perché c'era il derby in attesa del Mm. derby e poi Sì, l'attesa poi. dei giocatori che stessero bene. Poi sai, la prima, che alla fine arriva in un momento un po' diverso, no, dagli altri, perché tu comunque aspetti tanto che ricominci la Serie A, inizia e poi di nuovo c'è una pausa. Quindi per me è sempre la più brutta, ecco, tra le soste, però E allora Carlo. diciamo così, a proposito di Okafor, il gioco dell'Oca. Esatto, esatto, Si ma torna sempre alla casella zero. si torna sempre lì. Mi allaccio proprio a Okafor, che in questo momento fa parte delle seconde linee, perché c'è una domanda su Musa, che stanotte ha giocato come centrale di centrocampo, no? Quindi ha un po' sorpreso Ah, alcuni. io so che ha giocato bene, non sapevo avessi Sì, giocato centrale in attaccante. E lo so, però il tuo idolo, nostro idolo, Pioli, avrebbe detto, poi lo vediamo in pratica, no? Quando succederà. Lui avrebbe detto che il suo sostituto è Reinders, però sì, magari di Krunic, però magari poi negli allenamenti così può cambiare idea, perché magari Reinders, perché non bisogna dimenticare che non è questione solo di un ruolo, magari Reinders applica di più i dettami di Pioli da centrale rispetto a come li applichi da sì, centrale Musa, Musa. sai, bisogna vedere. Ma guarda, la prima partita degli Stati Uniti, lui ha giocato tutte e due 90 minuti. La prima partita l'ha giocata in maniera classica, cioè nel ruolo in cui lo vede Pioli. Stanotte ci hanno fatto notare, e infatti è così perché io non ho visto la partita stanotte alle 2:30, ha giocato come centrale di centrocampo. Ma la domanda era, oltre a questo, se ti aspetti che lui sia il primo a entrare un po' di più nelle rotazioni. No, è una domanda che ci può stare, ma sinceramente non ti so dire. Lì entra più nelle rotazioni, bisogna vedere se tutti i giocatori sono tutti disponibili, bisogna vedere quali siano. Bisogna entrare nella testa di Pioli, non è facile entrare nella Mm. testa di Pioli in una situazione del genere. Quindi non è che non voglia rispondere, è una domanda difficile perché è figlia di troppe variabili. Ah, guarda, forse l'ascoltatore che ce l'ha posta ha riflettuto un po' sul calendario, no, che arriva, quindi magari vedere sempre Io mi Reinders. aspetto, io mi aspetto io mi aspetto presto, parliamoci chiaro, la perla della nostra campagna acquisti, che si sta in questo momento, che si passa un treno, abito vicino al treno, che si sta in questo momento materializzando in Loftus Cheek, Mm. era un saluto anche a te, a Loftus Cheek e ai Reinders, ma
la perla nostra, dobbiamo dirlo, era Chukwueze, o no? Sì, 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 devo dire che quest'estate comunque è stato l'acquisto, forse il più atteso, Quello quello... che doveva sostituire il forte centravanti. Siamo Mm. andati da una parte invece che dall'altra. Ma Carlo, torno al derby perché manca sempre meno. Ti chiedono da casa delle cose che ci hanno fatto male nei derby, quale proprio non vorresti vedere sabato? Te lo dico sinceramente, il gol dell'Inter dopo un quarto d'ora. Sono d'accordo. Cioè, oppure no, allora l'Inter arrembante anche quando ha segnato Brozovic l'anno scorso, quando poi abbiamo vinto il derby, non era stato un Inter arrembante all'inizio, però ecco, non voglio vedere al primo o al secondo attacco dell'Inter il gol dell'Inter, ecco quello che vorrei evitare. Tu mi dirai, ah perché preferisci prenderlo all'80°? Preferisco non prenderlo più, non prenderlo mai, Sì, però ho capito, però cioè lo schiaffo così subito iniziale come è già ecco, non vorrei successo. lo schiaffo subito iniziale, poi rimango male anche se lo prendo lo schiaffo finale, ma stiamo parlando di... perché allora dire non vorrei prendere mai un gol, avete capito il mio senso, Certo. non vorrei, poi magari vinciamo 5-1, va bene, va benissimo tutto, firmerei di vincere 3-1 o 3-2 prendere i 2 gol iniziali, non lo so, però non vorrei subito ritornare agli ultimi 6-7 derby, ecco. Sì, anche forse anche per una questione psicologica, no? Inizia il derby, subito gol Eh, dell'Inter. dato che siamo figli di queste Mm. cose, per fortuna abbiamo tanti giocatori nuovi, però è ancora, cioè ci sembra che sia, in questo caso, ma non parliamone più che porta sfortuna anche se non sono superstizioso, il terzo tempo dell'ultimo derby o del penultimo derby, ecco, questo Mm. voglio dire. Carlo, invece, anche se è un po' presto parlare di formazioni, Kalulu è più lontano al rientro. Calulu lo cancellerei, metto Kier, poi dipende un attimo come torna Pulisic, come tornano gli altri, gli ultimi, Sì. perché Chukwueze oltretutto è tornato prima degli altri perché ha giocato solo una Mm. partita, oltretutto un quarto d'ora, quindi c'erano alcuni che hanno lavorato come Stakhanov, uno dietro l'altro, no? Una pari dietro l'altra, vedi Teo. Ci sono invece altri che non... che Anche hanno, che hanno Krunic, bei 90 minuti, 90 minuti. Ecco, brava, io non me lo ricordavo. Sì, e poi ho visto la partita, Dio mio, la Bosnia, che fatica che ha fatto, una roba tremenda. Quindi anche lui ha giocato. Poi c'è Jovic, 3 minuti. Sì, Poi c'è chi è che abbiamo visto? Musa le ha giocate tutte e due. sì. E poi c'è appunto, come dicevamo, Chukwueze un quarto d'ora. Sì, poi c'è Teo e Magnani che hanno Reinders ha fatto fatto, 90. Reinders ha fatto un pezzettino all'inizio, la seconda l'ha fatta tutta. No, sempre come la prima, stessa gestione. È Ecco, entrato. quindi Sì, Tomori non ha giocato per nulla, però no. era quello che avrebbe potuto giocare senza problemi. Sì, Tomori nemmeno un minuto, cioè non è neanche entrato, non so, gli ultimi Ma 5 secondo minuti. me Southgate l'ha portato perché o perché non c'erano altri o perché non so il perché, Sì, ma diciamo sinceramente che non è non ancora mi sembra che sia il sbocciato. suo preferito. No, no, neanche a me, Carlo. Chiudo chiedendoti un qualcosa sulla fascia destra, perché l'altro giorno avevamo parlato della lotta Dumfries-Teo. Ti chiedono come vedi la fascia con Di Marco, Pulisic e Calabria, se ci sarà Pulisic. Sì, e beh, bisogna vedere, Pulisic deve un po' aiutare, però anche Di Marco con Pulisic non è che Mm. viene avanti bello sereno. Anche questo, le fasce dell'Inter sono sempre state delicate perché i gol sono venuti da là, quindi da una parte Dumfries hai ragione con Teo, dall'altra però temo, con tutto rispetto per Di Marco, anche se ci ha fatto male negli ultimi derby, anche come inserimenti, eccetera. E in questo momento Dumfries mi sembra in grandissima condizione. Sì, assolutamente, direi che arriva in un buon momento, però voglio dire, anche il Milan arriva in un buon momento perché le prime tre partite sono andate molto bene, quindi ci aspetta un grande derby, spero, Carlo. Sì, allora speriamo che il Milan vinca, vogliamo che il Milan vinca, eccetera, eccetera, eccetera.
però indubbiamente dovrebbe essere veramente Eh un sì. grande derby perché le due squadre stavano bene, almeno prima della sosta. Questo sì. Carlo, io ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento sempre qui domani alle ore 19 per l'ultima puntata di Filo Rossonero pre-derby. Io ti ringrazio, domani appunto l'ultima e poi vengo lì direttamente ovviamente. Ciao Carlo, grazie. Un abbraccione.